Ciao amici di Access2Tech e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Oggi siamo qui con un nuovo interessantissimo prodotto di Xiaomi, lo Xiaomi Halo o Halo LS01. Si tratta dello smartwatch più economico di Xiaomi. Pensate, costa solo 30 euro di listino, euro più, euro meno, che scendono a poco più di 20 euro utilizzando i nostri coupon che trovate qui sotto in descrizione video. Ovviamente, costando così poco, non può trattarsi di uno smartwatch top di gamma, ma diciamo che si tratta di un dispositivo a metà strada tra una smart band quale è la Xiaomi Mi Band 4 e uno smartwatch vero e proprio come lo Xiaomi Amazfit Bip. Bando agli indugi quindi e iniziamo subito a scoprirlo insieme. Arriva in questa semplice confezione ed è disponibile nelle colorazioni bianco e nero, quella che ho comprato io. Immagine dello smartwatch sulla parte frontale e già da qui notate subito che riprende tantissimo l'Amazfit Bip. Alcune caratteristiche tecniche come il display touch 1.3 pollici 240x240 pixel, cardiofrequenzimetro sempre attivo 24 ore su 24, 9 attività sportive diverse e notifiche di chiamate e messaggi. Ed ora apriamolo. Voilà! Pensavo di averlo richiesto nero, invece mi è arrivato bianco. Vabbè, poco male, un colore nuovo per me. Abbiamo innanzitutto lo smartwatch con questa pellicola protettiva sul display che andiamo a rimuovere. Mettiamolo però un attimo da parte e andiamo a vedere cos'altro troviamo nella confezione. Molto poco a dire il vero, la sto già distruggendo, e troviamo unicamente il cavo di ricarica USB con l'altra estremità magnetica e un minuscolo, e quando dico minuscolo è davvero minuscolo, manuale di istruzioni scritto in cinese da una parte e cinese anche dall'altra parte, ma è utile per scaricare l'applicazione dedicata dal nome Halo Sport App. Ma andiamo ora a vedere lo smartwatch che, nonostante il costo ridotto, lo ripeto, costa tra i 20 e i 30 euro, è realizzato davvero molto bene, bello, ben costruito, solido, decisamente ben fatto. Abbiamo nella parte frontale ovviamente il display 1.3 pollici, il tasto di accensione sulla parte laterale, cassa in plastica con effetto alluminio, comunque anch'essa ben fatta, cinturini in gomma che volendo sono tranquillamente sostituibili tramite questa clip. Sono classici cinturini da 20 mm come quelli che avete sempre utilizzato ad esempio sulla Amazfit Bip. Ne trovate decine su Amazon, vi lascio qualche link qui sotto in descrizione. Nonostante il prezzo ridotto troviamo anche un buon cardiofrequenzimetro che andremo tra poco a comparare con quello della Xiaomi Mi Band 4, i contatti di ricarica, in quanto al suo interno è presente una batteria da 210 mAh che garantisce 14 giorni di autonomia dichiarati che scendono con un utilizzo intenso sui 10-12 giorni, che non è assolutamente male. Per la prima accensione dovrete utilizzare il cavo di alimentazione e collegarlo allo smartwatch. Vi ripeto che è magnetico. Nella schermata principale troviamo l'orario, i passi percorsi, le calorie bruciate, il calendario e lo stato di carica della batteria. Attenzione ragazzi, la mia è la versione cinese, quindi con alcune parti del menu non tradotte in inglese purtroppo, ma negli ultimi giorni è stata rilasciata sul mercato anche la versione inglese ed è la prima che vi linko qui sotto in descrizione video. Comunque noi abbiamo questa versione, quindi esploriamola. Alla fine è molto semplice da capire in quanto sono presenti delle grosse icone. Con uno swipe verso destra accediamo a questo menu da cui attivare il cardiofrequenzimetro, attivo 24 ore su 24 anche di notte con monitoraggio del sonno, modalità non disturbare e anche la modalità GPS sfruttando il GPS del nostro smartphone tramite Bluetooth 4.2. Invece con uno swipe verso il basso accediamo alle notifiche, WhatsApp, mail, Telegram, eccetera eccetera, e arrivano anche le chiamate con la possibilità purtroppo solo di
annullarla e non possiamo ovviamente rispondere in quanto non è dotato di microfono incorporato. Con uno swipe verso l'alto invece accediamo ai passi giornalieri, possiamo impostarne l'obiettivo tramite l'applicazione dedicata. Con un ulteriore swipe vediamo i metri e chilometri percorsi durante la giornata e anche un riepilogo più accurato delle calorie bruciate, e qui vediamo tutto nell'insieme. Premendo il tasto laterale torniamo subito alla schermata principale. Infine, con uno swipe verso sinistra accediamo alle ultime funzionalità presenti, ovvero le varie modalità sportive che vanno dalla camminata alla corsa, alla bici, alla scalata della montagna, alla palestra, e possiamo impostare persino lo yoga, questo manualmente tramite l'applicazione. Purtroppo nulla per quanto riguarda il tracking sportivo di attività come il nuoto o comunque le vasche. Peccato, anche considerando che questo dispositivo è totalmente waterproof, quindi potete tranquillamente immergerlo in acqua senza problemi. Certificazione IP68. Comunque abbiamo anche il cardiofrequenzimetro che vedremo tra qualche secondo appena lo metteremo al polso. Anzi, direi di metterlo subito, così intanto vi faccio vedere come ci sta al mio polso. Il cinturino è in gomma ed è molto comodo. Abbiamo anche il fermo per evitare che vada a sbandierare troppo. Il display si attiva automaticamente alla rotazione del polso ed è davvero istantaneo, direi. Perdonatemi se l'ho messo al polso destro, ma al sinistro ho già la Xiaomi Mi Band 4. E ora facciamo una comparativa per quanto riguarda il cardiofrequenzimetro di entrambi i dispositivi, sia su uno sia sull'altro. Facciamoli partire insieme. 70-75 battiti. Invece la Mi Band, non so se riuscite a vedere, comunque mi segna quasi 100 battiti. Sì, sono un po' emozionato quando faccio i video, ragazzi, mi fate battere il cuore. Diciamo che è leggermente più accurato l'iLow LS01. Forse il mio cuore sta battendo un po' troppo forte, dovrei darmi una calmata. Abbiamo anche questa applicazione che è praticamente un trainer del respiro, si chiama così. C'è un conto alla rovescia e ci mostra come respirare in modo da rallentare il battito cardiaco, e a me serve in questa situazione, e rilassarci. Quando il cerchio verde si restringe dobbiamo respirare, inspiriamo. Insomma, un'applicazione non fondamentale ma simpatica, ci sta magari se siete un po' stressati, dovete fare un esame, un colloquio, vi rilassate un attimo usando questa piccola applicazione. Abbiamo poi le sveglie impostabili tramite l'applicazione. Non essendoci una cassa audio si limiterà unicamente alla vibrazione del dispositivo, che è comunque abbastanza forte. Se non avete il sonno troppo pesante riesce a svegliarvi. Per farvi un paragone, la vibrazione della Mi Band 4 a me non mi sveglia praticamente mai e ce l'ho attiva da quando l'ho comprata, da ormai 3-4 mesi. Abbiamo poi il lettore musicale, esattamente come sulla Mi Band 4, con la differenza che su questo iLow LS01 possiamo impostare tramite l'applicazione quale lettore multimediale andare a interfacciare con questo smartwatch, ad esempio la libreria audio oppure anche ad esempio la radio. Infine abbiamo il timer impostabile, il cronometro sulla sinistra e invece il timer sulla destra. Tramite le impostazioni possiamo anche regolare la luminosità del display da luminosità 1 bassa, luminosità 2 media e luminosità 3 alta. Decisamente alta, si vede molto bene anche puntandolo contro delle sorgenti luminose, come in questo caso, e anche all'aperto di giorno mentre fate attività sportiva non vi dà assolutamente nessun problema. Il display è sempre perfettamente leggibile, è un LCD classico, non un AMOLED. Gli AMOLED sono bellissimi, hanno neri assoluti, però all'aperto, specialmente per i smartwatch, hanno sempre qualche problemino di visibilità, invece qui è sempre ottima. Vediamo come si comporta nell'attività sportiva. Come potete notare, l'accensione del display è praticamente
simultanea su entrambi i modelli. Rispetto alla Mi Band, che ci indica solo i passi, la frequenza cardiaca e la distanza, qui abbiamo molti più dati, tra cui la distanza totale percorsa, il tempo di percorrenza, le calorie bruciate, i passi percorsi, la frequenza cardiaca e il range di frequenza cardiaca, la nostra velocità, la seconda invece non so bene cosa sia, e infine il lettore multimediale. Bene ragazzi, cosa dire in conclusione di questo Xiaomi Halo o Hilo, non so bene ancora come pronunciarlo, LS01? Beh, sicuramente si tratta di uno smartwatch super economico, 30 euro di listino, poco più di 20 euro con i nostri coupon, quindi per questo prezzo non potete immaginare, pensare di portarvi a casa un top di gamma, ma per quello che costa funziona molto bene, ha tante feature interessanti come il cardiofrequenzimetro sempre attivo, come il trainer del respiro, le attività sportive, l'impermeabilità, il GPS che viene preso dal nostro smartphone tramite interfaccia Bluetooth, sempre molto sicura, molto solida, non perde mai la connessione, quindi sotto tutti questi aspetti è un ottimo smartwatch sportivo per chi cerca un orologio comunque bello, che assomiglia, diciamolo, all'Apple Watch, ma molto più economico. Rispetto al suo fratello maggiore, l'Amazfit Bip, qui abbiamo meno autonomia, il Bip arriva a un mese, questo a 2 settimane, però diciamo che più che altro è il Bip che è un'eccezione. 2 settimane per uno smartwatch sono comunque un ottimo risultato. Qui non abbiamo il GPS incorporato come sul Bip, nonostante sul Bip il GPS incorporato non sia tutta questa gran cosa, però volendo è tranquillamente interfacciabile al GPS del nostro smartphone tramite il Bluetooth. Quindi a conti fatti, considerando che questo lo comprate tra i 20 e 30 euro e la Amazfit Bip tra i 50 e 60 euro, se per voi non è importante la presenza del GPS a bordo e vi fate bastare le 2 settimane di autonomia rispetto alle 4 circa del Bip, beh, direi che per 20, 25, 30 euro massimo questo Xiaomi Hilo LS01 è un grande acquisto. Io lo consiglio soprattutto a chi cerca un'alternativa alla Xiaomi Mi Band 4, magari a chi non piace l'estetica così allungata delle smart band, ma cerca un qualcosa con le stesse caratteristiche tecniche, con una forma più da orologio classico, cioè da smartwatch, sportwatch. Beh, se cercate qualcosa del genere, anche in questo caso l'LS01 è un ottimo acquisto. Se volete acquistarlo vi lascio i link ed eventuali coupon sia di questo LS01 sia della Mi Band 4 sia della Amazfit Bip, che sta qui da qualche parte, qui sotto in descrizione video. Ma attenzione, vi ricordo che i coupon non sono eterni, soprattutto su questo LS01 che ogni volta che lo posto su Telegram va letteralmente a ruba, perché costa poco ed è ben fatto. Quindi se volete i coupon sempre aggiornati, entrate nel già citato canale Telegram delle offerte che trovate linkato qui sotto in descrizione video. Si chiama Tech Best Deals e lo curo personalmente, giornalmente, insieme a Stefania. E sempre qui sotto in descrizione video trovate anche i link per entrare nel nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e nel nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. Se avete una qualsiasi domanda su questo prodotto, quello o qualsiasi altra cosa vogliate ragazzi, beh, non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E infine vi ricordo che tutti i nostri video, le nostre recensioni, anteprime, live, news, vlog, tutto insomma è completamente gratuito per voi e lo sarà sempre, ma se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Con la speranza che questo prodotto e questa recensione vi siano piaciute, io vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!